In questo video facciamo l'unboxing di un microfono che mi avete chiesto in tantissimi. Alla fine l'ho comprato su Amazon e oggi proviamo a guardarlo. Faremo soltanto l'unboxing, poi ci sarà un prossimo video dove ti farò ascoltare questo microfono comparandolo anche ad altri microfoni. Ma non perdiamo tempo, iniziamo a fare l'unboxing. Come detto nell'introduzione, oggi facciamo l'unboxing di un microfono che mi avete chiesto veramente in tanti e mi avete davvero incuriosito. Quindi che cosa ho fatto? L'ho comprato su Amazon, l'ho trovato in offerta e l'ho preso. Il microfono è questo, il Fidius SL40X. Allora, partiamo dal dire che Fidius, io non so assolutamente, io dico Fidius, ma potrebbe essere Fidius, Fdius, non lo so, non so assolutamente come si pronuncia, ma non credo sia importante, tanto sai che è questo il microfono. Esiste in due versioni questo microfono, c'è la versione XLR che è questa, con la lettera X, e poi c'è la versione sia XLR che USB. Siccome sai che io non sono molto interessato ai microfoni USB, ho preso questa versione qui. Ok, allora proviamo ad aprirlo e vediamo che cosa c'è nella scatola. Ok, semplicissimo, c'è un manuale di un foglio. Ok, e c'è un cavo. Vediamo com'è sto cavo. È un cavo XLR maschio-femmina, ma già al tatto, già guardandolo, non credo che lo userò mai. E credo che se tu hai questo microfono ti converrebbe non usare questo cavo, ok? Già lo vedo. Poi magari mi sbaglio, per carità, ma conosco i cavi buoni, i cavi di qualità, e ti assicuro che un cavo di qualità, che non vuol dire spendere per forza 100 euro per un Mogami, ma un cavo di qualità spendendo anche 15 euro, 20 euro fa veramente tanta differenza. Poi c'è questo, l'adattatore, che è in metallo, e questo ti assicuro che non è una cosa facile da trovare, perché spesso è in plastica. In plastica vuol dire che potrebbe anche rompersi con l'utilizzo. Questo qui, in metallo, siamo sicuri che ci dura. Ok, e infine c'è il microfono. Ok, questo è il microfono. Allora, piccolo, come puoi vedere. Ok, c'è il logo su entrambi i lati, quindi non vogliono proprio perdersi la possibilità che si sappia che è Fidius. Però se lo attacchi così, dovresti poi girarlo. Va bene, ok. È piccolo, molto piccolo, e è abbastanza pesante, lo sai che per me il peso non significa nulla, l'ho detto 1000 volte, però per dirtelo. E inoltre anche questo è tutto in metallo, quindi sulla costruzione non ho assolutamente nulla da dire. È molto resistente, cioè è bello che anche microfoni così economici, ti metto il prezzo in sovraimpressione perché non mi ricordo neanche quanto l'ho pagato, quanto costa, anche perché io l'ho comprato in offerta, quindi non mi ricordo qual è il prezzo, ma è un microfono che costa veramente poco. Ti dicevo, è bello quando anche un microfono che costa molto poco ha una struttura solida, ok? Non perché tu debba lanciare il microfono, ma sicuramente un microfono di plastica già al tatto non te lo fa percepire come un microfono serio. C'è la spugna, che ti dirò, tutto sommato non sembra molto sottile, la vedo imbottita abbastanza bene sia davanti che sui lati. Poi dovremmo provare a testarla per vedere come suona. E infine c'è il nostro microfono. Ok? Ok, si svita. Perfetto. Vediamo la capsula. Ok, la capsula è, guarda, è praticamente alla fine del microfono. Quindi, diversamente da altri microfoni come l'SM7B, dove c'è la capsula, dove c'è, scusami, la griglia, ma la capsula è in fondo, quindi c'è più spazio, invece questa è alla fine del nostro, è proprio alla fine della griglia, quindi a maggior ragione dobbiamo sicuramente utilizzare anche questo e soprattutto tenere il microfono a un po' di distanza, perché dobbiamo mantenere la distanza tra la bocca e il microfono, tenerlo fuori asse, perché sennò le plosive, immagino che con un microfono del genere possano essere abbastanza evidenziate, ma questo te lo farò vedere te lo farò sentire nel prossimo video, quando appunto ti mostrerò come suona questo microfono. Mostrerò come suona, ti farò ascoltare come suona il microfono.
E non voglio dilungarmi più di tanto perché insomma non c'è molto da dire, non è che ci sono miliardi di accessori o altro. E XLR dietro non c'è nulla, nella versione anche USB qui sopra c'è il tastino per il mute, c'è il tastino per il volume delle cuffie, c'è il tastino per alzare e abbassare appunto sia il gain che il volume delle cuffie, in questo non c'è nulla. Esteticamente è simile a tutti i microfoni a forma di barilotto, quindi simile allo Shure MV7, simile a tantissimi altri, forse anche al Maono, che devo ancora fare la recensione ma te l'ho fatto vedere l'unboxing, e vediamo come suona. Però sono curioso perché se in tantissimi mi avete detto che suona veramente bene, a questo prezzo potrebbe essere veramente un affare, ma questo ve lo dirò nei prossimi giorni. Per adesso è tutto. Se hai domande su questo microfono, su tutto lo scibile umano, commenta questo video e io ti risponderò nel più breve tempo possibile. Ciao!